Ciao ragazzi, bentornati, io sono Emakotov di asiamovielife.com, benvenuti a questa nuova recensione. Oggi parleremo di un film leggendario per il genere arti marziali, per tutta una serie di motivi che dopo vi spiegherò. Sto parlando di 5 dita di violenza. La trama è anche abbastanza articolata, formata da un plot centrale e varie sottotrame legate da altri personaggi di contorno. Il protagonista è Chinao, un ragazzo interpretato da Loli, che termina il suo addestramento nelle arti marziali e viene mandato dal suo maestro in un'altra scuola, poiché questo maestro è in possesso della tecnica micidiale chiamata il palmo di ferro. Nella storia faranno la comparsa dei killer giapponesi ingaggiati per uccidere il primo maestro del protagonista, ci sarà un torneo di arti marziali in cui Chinao parteciperà, ma prima gli verranno fracassate le mani durante uno scontro da parte del rivale per assicurarsi la vittoria, inevitabilmente apprenderà la tecnica finale, vincerà il torneo e andrà a vendicarsi dei torti subiti. 5 dita di violenza viene considerato praticamente unanime il film che ha lanciato la moda delle arti marziali. In realtà è un merito che va unito a The Big Boss, il film di Bruce Lee. Uscito nel 1972 non fu un successo immediato, stiamo parlando almeno in patria, perché si mescolò con le tantissime produzioni che imperversavano in quel tempo per opera dello studio Shaw Brothers, mentre invece, incredibilmente, quando uscì in Occidente, in particolare in America e in Italia, nel 73, l'anno successivo, esplose completamente e fu riconosciuto come uno dei film più importanti del filone. Proprio a seguito di questo successo, lo stesso patron della Shaw Brothers, Rara Shaw, era rimasto perplesso perché sempre in quel periodo aveva concentrato le sue finanze in lavori e in prodotti molto più di punta, come per esempio The Boxer from Shantung, con attori del calibro di Chen Quan-tai, e in realtà non aveva avuto lo stesso successo in Occidente come un piccolo film come 5 dita di violenza. 5 dita di violenza, diversamente dalla tradizione, venne stranamente diretto da un regista coreano, anche perché nella produzione c'era di mezzo la stessa Corea e quindi impose probabilmente un nome come questo. Quando uscì nel 1973 in America, 5 dita di violenza arrivò incredibilmente al primo posto e ci rimane per molto tempo. Quando 5 dita di violenza uscì nel 1973 in Italia fu immediatamente un successo appunto senza precedenti. Se pensiamo che pochi anni prima era uscito un film di tutt'altra levatura come One Armed Swordsman, diretto da Chan She e interpretato dalla grande stella delle Shaw Brothers Jimmy Wang Yu, eppure non ebbe lo stesso successo in Italia. Ma 5 dita di violenza invece rilevò un'attesa nel pubblico e un interesse per il cinema di arti marziali che i produttori, i distributori non si aspettarono. Ho acquistato dei distributori veramente per una cifra ridicola e fu proprio questa a decretarne ancora maggiormente il successo, perché si era speso veramente poco. Proprio grazie al suo successo immediato venne riproposto nel corso del tempo, anche cambiando gli strilli, ovvero quelle immagini, quelle scritte che contornano le locandine, per attirare ancora di più pubblico. Una tra queste, la più carina, era "I più fortunati muoiono subito". Tra le varie modifiche che vennero apportate in corso di uscita dai distributori fu appunto quella più famigerata della locandina rappresentante una mano che conteneva 2 occhi strappati di un povero malcapitato del film. Faceva chiaro riferimento ad una scena cult del film 5 dita di violenza, che nelle prime visioni cominciò a serpeggiare fra il pubblico e quindi diventò subito un'attrazione. Proprio per questo motivo i distributori la canalizzarono in una locandina ben specifica. Il protagonista del film è Lolie, o anche chiamato Wong Li-da per la sua provenienza, perché è cino-indonesiano. È uno dei volti più iconici e più riconoscibili del panorama delle produzioni Shaw Brothers, famoso soprattutto per tutta una serie di villain che lui interpreterà nei vari film. 5 dita di violenza è una rarità nella sua filmografia, dove Lolie interpreta un personaggio buono e appunto un protagonista positivo. La sua recitazione in questo film in particolare è ancora più accentuata, proprio perché si è abituati a vederlo sempre con sorrisi e sguardi mefistofelici nei suoi ruoli di villain, mentre qui interpreta questo ragazzo Chinao con questi sguardi depressi, con questo modo di essere introverso, e quindi riesce a essere ancora più credibile.
Tra le varie facce che costellano il film possiamo scorgere nei primi momenti anche un attore muscolare, possente, che sicuramente molti di voi conosceranno, Bolo Yeung. Una scena cult, oltre quella chiaramente degli occhi strappati al malcapitato, è sicuramente quella dove il protagonista Shinao si difende dopo aver imparato la tecnica del palmo di ferro, con le mani che gli si illuminano stranamente di rosso, con in sottofondo la musica di Ironside presa da questo sceneggiato del 1967 e che verrà ripreso anche da Tarantino e riproposto in Kill Bill. Cinque dita di violenza è sicuramente debitore di alcuni rimandi al western classico e allo spaghetti western. Scene emblematiche come quella dell'Olocanda, dove il personaggio di Shinao viene preso di mira da alcuni balordi e lui non si difende sulle prime, poi torna una seconda volta e gli dà il ben servito, vengono prese di sana pianta da un film come L'uomo della Valle Solitaria. O ad esempio anche la scena dove gli vengono distrutte le mani, viene ripresa da Django di Sergio Corbucci, interpretata da Franco Nero. Cinque dita di violenza è un film sicuramente da vedere per tutti gli amanti delle arti marziali e anche per chi si vuole avvicinare al genere cercando di centrare subito un film molto riconosciuto e molto divertente. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, grazie di avermi seguito anche questa volta. Se avete delle domande particolari o volete farmi sapere la vostra opinione sui film che ho recensito, potete farlo scrivendo negli appositi commenti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, per essere sempre aggiornati sui miei lavori e sui video che appunto pubblicherò, e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!